Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Una volta un gallo disse a una gallina: «È tempo che le nostre nocciole siano mature. Andiamo insieme sulla collina e mangiamo a sazietà prima che lo scoiattolo prenda tutto». «Sì», rispose la gallina, «divertiamoci insieme». Così andarono sulla collina e trascorsero una giornata luminosa fino a sera. Non sono sicuro se mangiarono troppo o se diventarono orgogliosi, ma non volevano tornare a casa a piedi. Il gallo dovette costruire una piccola carrozza con i gusci delle nocciole. Quando fu pronta, la gallina si sedette dentro e disse al gallo: «Puoi semplicemente tirarla». «Non mi piace», disse il gallo. «Preferisco tornare a casa a piedi piuttosto che tirarla». «Non è questo il nostro accordo». «Non mi dispiace fare il conducente e stare in cima, ma non la tirerò di certo io». Mentre stavano discutendo, un'anatra squillò: «Voi ladri! Chi vi ha detto di andare sulla mia collina di nocciole? Ne pagherete le conseguenze». Il gallo non ebbe paura e si scagliò contro l'anatra. Combatté coraggiosamente e alla fine la ferì con le sue speroni. Così lei implorò pietà e accettò di tirare la carrozza come punizione. Il gallo si sistemò quindi in cima come conducente e partirono con lui che diceva: «Anatra, vai più veloce che puoi». Durante il viaggio incontrarono due viaggiatori, un ago e un ago. Chiamarono: «Fermatevi! Fermatevi! Presto sarà buio e non possiamo andare oltre. La strada è disordinata, possiamo viaggiare un po' nella vostra carrozza». Erano stati nel pub del sarto e avevano bevuto troppo. Poiché erano piccoli e non occupavano molto spazio, il gallo li lasciò salire, ma dovettero promettere di non calpestare i piedi suoi o della gallina. Più tardi quella sera arrivarono a un'osteria. Non volevano viaggiare di notte e l'anatra era stanca e barcollava, quindi decisero di fermarsi. L'oste inizialmente era riluttante. La sua casa era piena e pensava che non fossero ospiti importanti. Ma quando gli offrirono l'uovo che la gallina aveva deposto lungo la strada e dissero che poteva tenere l'anatra, che deponeva un uovo ogni giorno, alla fine acconsentì a farli restare per la notte. Godettero di un buon pasto e si divertirono molto. La mattina presto, mentre tutti dormivano ancora, il gallo svegliò la gallina, le portò l'uovo, lo ruppe e insieme lo mangiarono, gettando il guscio sul focolare. Poi andarono a prendere l'ago che dormiva, lo presero per la testa e lo infilzarono nel cuscino della sedia dell'oste. Mentre il pin fu messo nel suo asciugamano, poi volarono via oltre la brughiera. L'anatra, che amava dormire all'aperto e rimase nel cortile, li sentì andare via. Era felice e trovò un ruscello in cui nuotare, che era un modo molto più veloce di viaggiare rispetto a essere tirata in una carrozza. L'oste non si alzò dal letto per altre 2 ore. Quando si lavò e cercò di asciugarsi, il pin gli volò davanti al viso e gli lasciò una linea rossa da un orecchio all'altro. Poi andò in cucina per accendersi una pipa, ma quando raggiunse il focolare, il guscio d'uovo gli colpì gli occhi. «Oggi tutto mi dà fastidio», disse, e si sedette arrabbiato sulla sedia di suo nonno. Ma saltò subito su e gridò: «Oh no!», perché l'ago lo aveva anche peggio del pin, e non in testa. Ora era molto arrabbiato e sospettò gli ospiti che erano arrivati tardi la notte prima. Quando li cercò, erano già spariti. Decise che non avrebbe più fatto fermare nessun vagabondo nella sua casa, perché mangiavano molto, non pagavano nulla e ricambiavano con brutti scherzi. Ottimo lavoro!
Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.